tensione, panico. Non mi abituavo mai all'attesa del pubblico, per quanto cercassi di fare training autogeno. La sala si sarebbe riempita fino all'ultimo posto, lo davano per certo. L'aspetto che più mi preoccupava era la sostanziale inesperienza del nostro tastierista. Nonostante le infinite prove, avevo la sensazione che avrebbe potuto andare nel pallone sul più bello. Avevo letto su una rivista che Branford Marsalis usava un'ancia numero 3,5. Fino a quel momento mi ero sempre servito di una numero 2. Cambiai e faticavo a farla vibrare con fluidità, ottenendo un suono abbastanza stridulo. La decisione più insensata fu quella di non tornare sui miei passi. Erano le 20:35 quando mi voltai verso l'ingresso e vidi entrare Filippo e Clelia. Prima ancora di raggiungermi, mio fratello mi fece un occhiolino che spiegava tutto. I problemi con la sua bella erano stati risolti, almeno per quella sera. Clelia salì sul palco. Ciao bello, non vedo l'ora di sentirvi suonare. Grandissimi, grandissimi! Il vocione di Diego risuonò improvvisamente nell'ambiente, facendoci girare tutti contemporaneamente. Saverio uscì dalle cucine con la sua camicia fiorata incorniciata da un gilet glitterato, fiero come un pavone. Poi i miei genitori, mamma Giovanna, curata e ben vestita come raramente la vedevo. Walter sembrava inorgoglito, come solo i padri sanno essere. Poco dopo, quasi contemporaneamente, arrivarono Monica, i genitori di Serena, Corrado e Bruno con le fidanzate, quasi tutti compagni di corso, e Dado, che mi si avvicinò dicendo: «Ciao artista, mi raccomando, dai il meglio di te». Saverio ci fece cenno, era il momento. Improvvisamente calò il silenzio. Buonasera a tutti, siete veramente in tanti stasera, grazie di cuore. Serena era un animale da palcoscenico, non faceva mai una piega. Speriamo di farvi passare un paio di ore piacevoli con la nostra musica. Godetevi del buon cibo e qualche drink in compagnia del Battle Trio. Attaccammo con parole per scaldarci. Saverio, contrariamente alle mie aspettative, rimase concentrato e determinato. Serena cantò benissimo. Arrivarono gli applausi e le urla esagerate della claque. La serata proseguì senza intoppi. Diego, posizionato vicino al palco, mi guardava con la sua classica espressione a bocca spalancata e occhi sgranati. Quando arrivò desafinato, una vera trappola per uno come Saverio, con la sua armonia fitta e contorta, accadde quasi un miracolo. Incespicò sugli accordi solo un paio di volte. La serata finì. Fu un vero successo. Dopo che se ne furono andati tutti, Saverio ci passò un bigliettone da 100.000 a testa. Il giovedì successivo andò diversamente. La sala non si riempì. Entrò per lo più gente estranea, il tipo di pubblico che non ti perdona nulla. Saverio ne risentì immediatamente, fece molti più errori del solito e il suo nervosismo si trasmise a noi come una corrente elettrica. Fu un mezzo disastro. A fine serata comunicai la mia decisione. Mi dispiace, Saverio. Mi tiro fuori. Mi guardò scuotendo la testa. Come vuoi, Max. Se cambi idea, sarai sempre accolto a braccia aperte. Per me va bene, voglio continuare a cantare. Lo avevo immaginato. Sarebbe stata disposta ad affrontare altre pessime esibizioni pur di stare su quel palco. Non lo dissi. Salutai Saverio e uscii. Qualche giorno dopo chiamai Serena. Rispose Monica. Poi udii i suoi passi precederla. Ciao, dimmi. Disse in tono gelido. Mi sto preparando per la serata al rifugio e sono in ritardo. Vengo a prenderti. Non c'è bisogno, passano alcuni amici. Non voglio avere problemi di orari. Rimasi di sasso. Ma con chi stavo parlando? Poi quella voce, che sembrava improvvisamente sconosciuta, recitò: Allora ci sentiamo, ciao. Sentii il gelo farsi strada inesorabilmente. Feci esperienza per la prima volta della solitudine nella sua espressione più tangibile, quasi fosse un'entità presente nella stanza. C'era qualcosa che mi avrebbe fatto stare meglio senza chiedermi niente: la musica. Non quella ascoltata, quella vissuta in prima persona, creata, amata come una propria creatura. Mi sedetti alla tastiera
e selezionai un suono di pianoforte, in attesa che la mia tristezza generasse note. Non ci volle molto. Venne fuori un 3/4 in minore, lento, rarefatto, malinconico, spudorato, perché chiunque l'avesse ascoltato avrebbe potuto leggermi dentro fin troppo facilmente. Lo registrai e lo riascoltai molte volte, fino a quando il mio umore non migliorò. Paradossalmente, la tristezza si era trasmutata in musica. Era al di fuori di me, adesso, in attesa di instillarsi in qualcun altro, che non avrebbe mai saputo cosa l'aveva provocata. Qualche settimana dopo, al bar degli amici, Serena era seduta di fronte a me con l'espressione contrita di chi ha già preparato le parole. Volevo dirti che mi dispiace. Mi sono comportata male. Il cucchiaino girava lento nella cioccolata calda, fuori pioveva. Episodio 15. Una riconciliazione, uno yogurt rivoluzionario e un professore che non sapeva di essere diventato una vignetta.